Salve amici e benvenuti in Arte nel Cucito. Dunque, oggi andremo a vedere come sostituire una cerniera che si era rotta in un paio di jeans. E allora, partiamo! Allora, questo è il paio di jeans con la cerniera che io andrò a sostituire. Vedete che qui ci sono i dentini che si sono staccati e quindi dovrò togliere tutta questa cerniera e andare a mettere su una cerniera nuova. Io, siccome sono un po' amante del riciclo, ho recuperato una cerniera che mi va bene sia di misura, di lunghezza, perché è la stessa lunghezza del pantalone, della cerniera del pantalone, e quindi andrò a disfarmi anche sta cerniera qui che ho. Il cursore va bene, tiene, è anche dello stesso colore, fatta anche di jeans, per cui è perfetta. E andrò a disfare quindi la cerniera del pantalone e la cerniera del campioncino per recuperare la cerniera da mettere su.
che abbiamo scocito il tutto, andremo a riposizionare la cerniera dove era prima. Cominceremo dalla parte destra a capo indossato, quindi dove c'è la patta, e quindi metteremo la cerniera a filo così della patta e faremo una cucitura qui al centro fino alla fine. Partiremo naturalmente calcolando che la cerniera andrà sotto il traverso, quindi così, e faremo questa prima cucitura. Poi successivamente andremo a ribattere la parte sopra a filo dei dentini, così, con il mezzo piedino da cerniere, che si va meglio, cioè ci vuole quello. E naturalmente questo passaggio qui si potrebbe fare anche in un'unica cucitura. Io preferisco farlo in due perché la cucitura tiene molto meglio. E allora andiamo a cucire. Qui la parte della patta è stata fatta. Dunque io volevo precisare una cosa: sulla lineare sono partita dal basso, sono andata verso l'alto perché non avevo il mezzo piedino sinistro e quindi con il mezzo piedino destro andavo meglio a lavorare così. Comunque se avete anche l'altro piedino potete anche partire benissimo dal traverso e andare verso il basso. Dunque, per quanto riguarda il filo, volevo mettere un filo più grosso, me ne sono dimenticata, comunque lo metterò alla fine per fare le due cuciture esterne qui se volete fare il secondo passaggio, mettere magari un titolo più grosso, magari un 50 uguale del pantalone, che così si vede un po' meglio. Adesso andremo a mettere su la parte di qua. Naturalmente chiudiamo la cerniera un attimino e ci controlliamo che venga sovrapposta in maniera piatta, che stia bene, non tirata troppo in qua né troppo in là, insomma che vada su bene col bottone, così. E ci posizioniamo con uno spillo, magari vedete un attimo la punta della cucitura come deve combaciare. Nel mio caso, per esempio, vedete, io devo tenermi così, mi calcolo un attimino i centimetri. Comunque diciamo che qui vado bene perché ho i segni vecchi della cerniera di prima, quindi un po' di riferimento già ce l'ho. Comunque mi tengo 2 centimetri dal bordo praticamente e quindi andremo a mettere su, apriamo la cerniera, la mettiamo dall'altra parte, qui partiamo ovviamente sotto il traverso così, anzi no, aspetta, dobbiamo aprire la patta, partire da sotto qui così e calcolare che questo dentino poi verrà a filo e ci teniamo appunto 2 centimetri dal bordo e fissiamo qui una cucitura che sarebbe la cucitura che tiene proprio il pantalone, perché le 2 cuciture esterne che andremo a fare dopo sono cuciture di bellezza, quindi non servono per il pantalone. Quindi questa cucitura dovrà essere una cucitura bella fissa, se volete potete farla anche 2 volte e andremo a fare questo passaggio qui, insomma, ok? Ma questa roba qui non serve a niente, la buttiamo via dai.
fare le 2 cuciture di ribattitura esterne. Dunque io ho un filo un po' più grosso che ci assomiglia, titolo 50, grossezza 50, e andrò a metterlo nella parte sopra, nel lago. Questa cosa qui dovevo farla anche su questo passaggio qui, che però mi sono dimenticata. Il discorso della patta qui viene fatto partendo dall'inizio. Io nel mio caso ho i segni anche vecchi di prima, altrimenti ci si fa una mascherina con il percorso da fare. Quando arriverò qui ne approfitto per chiudere anche quel pezzettino in più che ho dovuto scucire perché c'era la patta interna che era inserita in mezzo alla cucitura del cavallo. Quindi arriverò fino alla fine, farò questo pezzo di cucitura e poi farò la seconda cucitura. In ultima andremo a fissare il traverso. Ok? Cosa c'è? Cosa c'è? Sorridi. Di meno? Di più? Via di mezzo? Ok. Eccomi qui. Questo è il risultato finale dei pantaloni. Ve lo faccio vedere così da aperto. Chiudiamo, che devono tenere bene. Il rovescio deve essere pulito bene con tutte le sue saldine. Se volete potete aggiungere una saldina anche qui così, io non l'ho fatta, è facoltativo. Questo è il metodo industriale per poter mettere su la cerniera su un paio di pantaloni di jeans, quindi io ho scucito, diciamo, la parte interna per poter fissare la cerniera bene. Ovviamente se non si vuole scucire la doppia cucitura siamo obbligati a metterla su a mano perché non c'è altro sistema, diciamo, per poter aprire la patta interna.
Allora, mi sembra che sono venuti abbastanza bene, lo scopo è stato raggiunto e quindi eccomi qui. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile per il cambio di una nuova cerniera. Allora, volevo salutare tutti, un abbraccio forte e al prossimo video. Ciao! Spero che questo video vi sia utile per la confezione di una... Yes, anticipate la macchina.